tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo detto qualche tempo fa appunto, e chi mi segue lo sa, ho preso un nuovo crick. Vi racconterò la storia di tutta la mia disavventura, ma prima vi ricordo di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel mi piace se questo video vi sarà piaciuto. E andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Andiamo. Ed eccoci qui ragazzi, ho spostato il crick sul banco appunto per farvelo vedere poi. Vi dirò un attimo le misure e le sue caratteristiche. Vi spiego un attimo prima cosa è successo. Come appunto dicevo, chi ha visto la live di qualche settimana fa avrà visto che avevo acquistato un crick e il crick in questione era il crick della Gude. Vi lascerò poi giù in descrizione il link per andare a vedere eventualmente la live qualora voleste farlo. C'è da dire che per il prezzo che aveva appunto quel crick non era affatto male, era un crick mediocre e quindi per le mie esigenze sarebbe andato benissimo. Fatto sta che l'aggancio di una delle due molle di ritorno del pistone appunto si è spezzata e quindi non c'è stato modo di poterlo riparare. Ho mandato tutto indietro, quindi ho fatto un reso e da lì mi è stato chiesto appunto se ne volevo un altro. Lì cosa ho fatto? Lì per lì ho detto provo a cambiare. Ho chiesto il rimborso e sono andato ad acquistare il Beta 3029 2 tonnellate. Mi arriva a casa, una volta arrivato a casa lo apro, felicissimo, contentissimo, bellissimo, devo dire. Esteticamente era veramente molto bello con questo colore arancione un po' sgargiante. Fatto sta che lo metto subito alla prova, quindi provo a metterci dei pesi sopra e ad alzarlo e mi accorgo appunto che il crick mano a mano comincia ad andare giù a scatti. Cosa faccio? Vado a fare l'operazione di spurgo, quindi più volte. Ci ho perso più di un'ora per fare molte prove di spurgo. Risultato finale, niente, non ne voleva sapere di stare alto. Cosa ho fatto? Ho contattato sempre questa ditta dove ho acquistato il crick e me ne sono fatto mandare un secondo Beta. Morale della favola, cosa succede? Anche il secondo Beta lo stesso problema. Provo a spurgarlo più di un'ora e il crick non ne vuole sapere di stare su. Una volta consegnati i 3 crick, quindi il Gude e i 2 Beta, che appunto avevano malfunzionamenti, mi sono messo subito alla ricerca, per non perdere ulteriore tempo, di un nuovo crick. E su questo devo ringraziare, che è stato veramente una cosa eccezionale, Tudor, che è un seguace del mio canale. Facendo 4 chiacchiere con lui appunto mi ha indicato un crick che poteva veramente essere al caso mio. Ovviamente il prezzo è molto più alto, però questo si spera mi resterà a vita, quindi ho fatto una scelta tra virgolette top. Non è un crick hobbistico, ma è proprio un vero e proprio crick professionale. Questo viene utilizzato nelle officine a livello proprio professionale. Detto questo, cosa ho preso? Ho preso questo, guardate.
come vedete appunto rispetto agli altri due Cric, quindi il Gude e il Beta, questo è tutto un altro pianeta. La solidità dei materiali la si vede, anche prendendolo in mano si vede che è una cosa professionale, appunto. Vi snocciolo un attimino qualche dato tecnico e poi ve lo faccio vedere in azione. Oltre al Crico, dimenticavo, ho acquistato anche poi separatamente due tamponi, che sono questi qui. Anche questi, anch'essi sono professionali, uno da 3 cm e l'altro da 8 cm. Questi mi consentiranno di poterli posizionare in questo modo e poter andare a aumentare la possibilità di altezza appunto già del cricco in origine. Quindi o in questo modo da 3 o mettendoci altri 8 cm in più. Iniziamo quindi con il parlare del cric. Come vedete, la prima cosa che appare è la sua livrea, quindi la sua colorazione. Colorazione nera e grigia, in quanto questa è una serie limitata, sono stati fatti alcuni pezzi appunto per festeggiare i 60 anni di attività della omonima ditta, della ditta OMCN. Come misure di lunghezza abbiamo 66 cm, mentre in larghezza 35 cm. Abbiamo, qui c'è anche scritto riportato, il suo carico, quindi 2000 kg, 2 tonnellate, riesce ad alzare normalmente senza problemi. Il cric pesa 39 kg ed il suo tampone ha un diametro di 130, quindi veramente una bella superficie di appoggio. La sua altezza minima è di 9 cm e mezzo. Questo ci consente di andare in agilità sotto qualunque tipo di veicolo, anche i veicoli ribassati. Come invece altezza massima siamo sui 48 cm. L'asta, che come potete vedere, eccola qui, veramente robusta in acciaio, è di 81 cm. Questa ha un sistema di abbassamento che funziona in questo modo, quindi si preme e si ruota. Questo fa sì appunto che il cric poi andrà mano a mano ad abbassarsi. Altre cose caratteristiche di questo cric: le ruote sono in nylon pieno, come vedete, quindi robustissime, ma soprattutto la sua costruzione, lo spessore dell'acciaio, lo si vede proprio che è robusto. Ora che abbiamo visto a grandi linee le sue caratteristiche tecniche, lo andiamo a provare sul campo. Quindi andiamo a vedere. Bene ragazzi, io spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta, vi ho raccontato un attimino la mia disavventura, anzi se volete lasciatemi giù nei commenti, scrivetemi pure la vostra opinione, se ho fatto bene o ho fatto male a prendere questa piccola bestia. Detto questo, vi lascerò il link giù in descrizione dove andare a prendere eventualmente, qualora lo voleste, lui oppure i suoi fratellini, anche quelli più piccoli. Detto questo, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel mi piace. E per questo video è tutto, noi ci vediamo a presto, sempre con altri nuovi video. Ciao ragazzi!